Oggi vi propongo un dessert al cucchiaio che è un classico della pasticceria italiana, piace un po' a tutti, la zuppa inglese. Iniziamo con la preparazione del pan di Spagna. Io utilizzo una planetaria munita di frusta, ma potete utilizzare anche lo sbattitore elettrico, è indifferente. Nella planetaria quindi mettiamo gli albumi a temperatura ambiente, fate così, tirate fuori le uova dal frigorifero la sera prima, le mettiamo all'interno, cominciamo ad azionare la planetaria e quando gli albumi diventeranno bianchi mettiamo all'interno lo zucchero in 3 volte distinte, quindi un terzo, aspettiamo un minutino, l'altro terzo e così via. Perfetto, come vedete ho ottenuto una montata bella ariosa e bella cremosa, bella ferma, vedete come si è fermata? Adesso riprendo a montare, aggiungo un tuorlo alla volta, lo faccio incorporare fino a finirli tutti, poi aggiungerò la vaniglia, la scorza grattugiata del limone e un pizzico di sale. Ecco qua, abbiamo incorporato tutti gli ingredienti e la crema è bella densa. Ora setacciamo insieme la farina e la fecola. E delicatamente mescoliamo. Potete farlo anche con la marisa se volete, sempre delicatamente dal basso verso l'alto, per non perdere le bollicine che abbiamo incamerato appunto durante lo sbattimento delle uova. Ecco, dovrebbe essere tutto a posto. Adesso prendiamo, potete avere anche una teglia rettangolare o questo si chiama anello anche se è rettangolare. Ho poggiato quindi questo anello da 20 x 24 cm sopra un foglio di carta forno, appunto messo su una teglia, e ho spruzzato il fondo con lo staccante e anche i bordi dello stampo con lo staccante. Se non avete lo staccante potete usare il burro. E adesso mettiamo il nostro composto dentro a questo anello, a questo stampo. Non sbattete lo stampo perché sennò se ne vanno tutte le bollicine che invece ci servono per mantenere areato il pan di Spagna, perché come avete visto il pan di Spagna non contiene lievito. Le bollicine saranno il lievito naturale appunto di questo preparato. Adesso va in forno statico a 180 gradi per 35 minuti. Mentre il pan di Spagna si raffredda, prepariamo le creme che serviranno per fare appunto la nostra zuppa inglese. Sapete che c'è una crema chiara e una crema al cioccolato. La base è sempre la stessa, quindi mettiamo in un pentolino capiente il latte, aggiungiamo anche la vaniglia. Questo è un estratto di vaniglia, ma voi potete utilizzare anche la bacca con i suoi semini. Incidete la bacca a metà, estraete i semini con un coltellino, ci buttate dentro anche il baccello della bacca che poi dopo togliete perché anche lui è profumato e comunque lascia un buon sapore di vaniglia nel latte. Scegliete voi. Quindi questo lo facciamo scaldare, mentre in una ciotola bella capiente, che poi dovrà contenere tutti questi ingredienti ma anche il latte, mettiamo i tuorli delle uova, amido di riso e amido di mais. Non occorre setacciarli perché gli amidi e le farine comunque dentro ai grassi, che sarebbero i tuorli, non fanno grumi ma diventano una bella crema.
Infatti vedete, adesso sto mescolando e di grumi non ce ne saranno. Quindi tuorli, amido di mais, amido di riso, zucchero e poi abbiamo la scorza di arancia e scorza di limone. Possiamo metterli indifferentemente nel latte o nei tuorli, dove volete, tanto poi vanno tutti assieme. Adesso mescoliamo e attendiamo che il latte sfiori il bollore. Guardate che bella che è la crema. Grumi non ce ne sono. Il latte è caldo abbastanza, lo metto dentro ai tuorli. Mischio tutto e rimettiamo in pentola. E adesso mescoliamo a fuoco dolce fino a far addensare la nostra crema. Ecco che la nostra crema pasticcera si è addensata. Mi raccomando, mescolate molto velocemente. Quando vedete che comincia a fare dei grumetti è normale che li faccia, in modo che, abbassate il fuoco, in modo che mescolando velocemente i grumetti si scioglieranno. Non preoccupatevi. Voilà, tenete sempre il fuoco piuttosto dolce. Ora mi metto gli occhiali perché devo mettere questo cioccolato che ho fatto sciogliere al microonde. Se lo mettete al microonde spezzettato, dategli una mandata di 1 minuto a 600 watt, mi raccomando 600 non 900, altrimenti vi si brucia, e ogni volta che si ferma ridategli una mandata finché non si è sciolto completamente come adesso, altrimenti potete farlo a bagnomaria sul fuoco. Allora, io adesso tolgo la tara perché mi serve di mettere all'interno di questa ciotola 375 grammi di crema pasticcera e l'altra rimarrà chiara, perché abbiamo detto che dobbiamo ottenere 2 creme pasticcere, no? Una chiara e una al cioccolato. Ecco, ci siamo. Questa è quella scura, che adesso andiamo a mescolare, e invece questa è quella chiara che metto in una pirofilina, come vedete, bassa e larga, in modo che si raffreddi più facilmente. Quindi ecco quella chiara che saprà di arancia e limone, mentre quell'altra la mischiamo con il cioccolato fuso. La copriamo con la pellicola a contatto. Cosa vuol dire pellicola a contatto? Che la pellicola deve toccare la superficie della crema pasticcera, in modo che, non essendoci aria tra la pellicola e la crema non si ossiderà e non si asciugherà formandola pellicina e diventando più scura. Qui invece stiamo mescolando la crema pasticcera chiara con il cioccolato fondente fuso. Lasciamo raffreddare le 2 creme. Allora, potete metterle in frigo, ma possono anche diventare semplicemente fredde a temperatura ambiente, insomma non essere più calde, ecco. Stessa cosa, pellicola a contatto e lasciamo raffreddare. Ho pulito il pan di Spagna dalla crosta esterna, da tutte le parti, vedete, sia sopra che sotto che lateralmente, le teniamo qua. Non buttatele via, perché potrebbero servirvi per fare altri dolci, ok? L'abbiamo tolta la crosta per una semplice questione estetica e volendo potete anche lasciarla, ma lasciando lo scuro esterno, vedete questo, non si vedrà poi il rosso dell'alchermes, che invece è il liquore con il quale andiamo a imbibire, si dice appunto, il nostro pan di Spagna, quindi a inzuppare. Alchermes che è mischiato con pari quantità di acqua, quindi 50% di alchermes, 50% di acqua, perché l'alchermes è molto alcolico, non usatelo da solo. Ed è anche dolce. Quindi, se volete mantenere un rosso ancora più vivo, magari aggiungete un po' di colorante rosso alimentare, perché ovviamente diluendolo un pochino il rosso se ne va. Adesso tagliamo a metà il pan di Spagna rimasto, perché noi dovremo fare 2 strati di pan di Spagna e anche 2 di crema, una chiara e una scura. La crema scura generalmente viene messa sempre di sotto e la crema chiara viene messa di sopra, perché se voi fate un taglio e mettete la crema scura di sopra, la crema scura sporca tutta quanta la torta, mentre il contrario ovviamente non avviene. Ora abbiamo i nostri 2 quadrati di pan di Spagna che poi voi taglierete e adatterete alla teglia, alla pirofila che andrete a prendere. Questa misura più o meno 24 x 18 cm, ma potete prenderne una simile, insomma, che contenga più o meno la crema, anche se con dimensioni leggermente diverse.
E questo sarà il primo strato che mettiamo all'interno della nostra pirofila. Tra l'altro la mia pirofila è anche leggermente svasata, quindi sotto è un pochino più stretta rispetto a sopra. Adattate il pan di Spagna a quello che voi avete naturalmente. Quindi più o meno, vediamo, la mettiamo all'interno e vediamo che più o meno devo tagliarla qua. Guardate, ci sta perfettamente. Bagniamo con l'alchermes. Io l'ho messo dentro un biberon, ma se non ce l'avete potete usare una ciotolina e un pennello. Intingete il pennello e poi picchiate sopra al pan di Spagna. Ecco, il pan di Spagna deve essere bello intriso di alchermes perché deve diventare rosso, perché è quello che si deve vedere praticamente lateralmente. Abbiamo detto che prima andiamo a mettere la parte di crema scura, ok? Adesso noi andiamo a ricoprire interamente la superficie di crema scura, quindi crema al cioccolato. E il primo è fatto, il primo strato di crema. Ecco qui. Adesso secondo pezzo di pan di Spagna che sarà leggermente più largo perché, come vi dicevo, è svasata la pirofila, quindi tende a diventare un pochino più larga. Quindi ne tagliamo un pochino di meno, tipo così. Ecco, vedete, adesso qui è un po' più larga, quindi mi servirà anche questo pezzetto per coprire. I bambini saranno già lì pronti, bimbi e anche adulti, devo dire. Quindi ancora alchermes, mi raccomando deve essere ben imbevuta la parte appunto laterale perché si deve vedere la parte rossa che è fondamentale di questo dolce, e rivestiamo la superficie con questa crema qui. E ci siamo, abbiamo fatto anche questo. E adesso c'è la ricopertura classica della zuppa inglese fatta con la meringa all'italiana, che io adesso vi faccio vedere, ma se volete fare qualcosa di più semplice potete utilizzare uguale quantità di panna e mascarpone, montarli insieme con un po' di zucchero a velo, metterli in sac à poche e fare tanti mucchietti. Questa è la versione più semplice, mentre quella che vi farò vedere io invece è la versione meringa italiana, che è un po' più complessa ma non difficile. Ve la faccio vedere così potete tentare di farla. Alternativa: panna, mascarpone e zucchero a velo. Per preparare la meringa all'italiana, che vorrei specificare una meringa cotta, bisogna fare prima uno sciroppo con lo zucchero e l'acqua, ok? Nel frattempo mettere gli albumi sempre a temperatura ambiente dentro la planetaria. Qui ci vuole la planetaria, perché altrimenti dovete stare per molto tempo con lo sbattitore elettrico. Vi spiego perché. Sciroppo, quando lo sciroppo deve arrivare a 118 gradi, ma quando arriva a 114 noi abbassiamo e cominciamo a montare gli albumi. Gli albumi devono diventare bianchi perché quando lo sciroppo arriva a 118 gradi noi abbassiamo leggermente la velocità e lo versiamo all'interno a filo, quindi poco alla volta, in modo che gli albumi si cuociano appunto con il calore dello sciroppo. Quando avremo finito di versare tutto lo sciroppo, noi dobbiamo lasciare andare la planetaria per almeno 10 minuti finché, toccando la ciotola, voi non sentite che la meringa è fredda. Quando è fredda la meringa è pronta, quindi vedete che è semplicissima. È solo questione di avere un termometro e di misurare le temperature. Punto. Mettiamo prima l'acqua in un pentolino, poi lo zucchero e lasciamo arrivare, come abbiamo detto, a 114 gradi, guardando appunto con un termometro. Siamo a 114 gradi, quindi adesso vado ad azionare la macchina per montare a neve i bianchi. Abbiamo raggiunto i 118 gradi, abbassiamo la velocità della macchina e ci mettiamo lo sciroppo a filo. La preparazione in realtà è finita, adesso bisogna lasciare sempre sbattere la planetaria finché, toccando appunto la ciotola, non sentirete che l'uovo è freddo.
Questa è la meringa all'italiana, guardate come si sta gonfiando. Ecco, io adesso toccando sento che la meringa è fredda e sul timer che c'è qui sopra la mia planetaria c'è scritto che la planetaria si sta muovendo da 30 minuti, quindi ci vuole un bel po' di tempo, almeno una ventina di minuti, non 10 minuti come avevo detto prima, per fare raffreddare la meringa. Se non la fate raffreddare vi si smolla, guardate com'è perfetta. Avete visto che struttura che ha? Cioè come la mettete sta, non si muove, però dovete farla raffreddare completamente altrimenti si smonta un pochino, invece così rimane esattamente come la vedete. Adesso io porto la meringa tutta verso il basso, potete aiutarvi con un tarocco per fare questa operazione come sto facendo io. Questa è la bocchetta per Sant'Onoré e quindi è una bocchetta, come vedete, che ha una specie di taglio a V. E con questo taglio poi adesso vedrete che cosa andremo ad ottenere. Adesso faccio uscire un po' di meringa così vedete anche bene il taglio. Eccola qua, vedete? Prendiamo quindi il nostro dolce, la nostra zuppa inglese, ed ecco quello che io andrò a fare. Qui è molto semplice, basta andare avanti e indietro. Guardate che meraviglia che è questa meringa all'italiana messa in questo modo. E avete visto che è semplicissimo metterla, basta andare avanti e indietro con la bocchetta in questo modo. E poi se ci provate secondo me ci riuscite assolutamente. Adesso l'ultima cosa che potete fare se volete prima di servirla è o metterla sotto al grill del forno per qualche minuto finché la meringa comincia a scurirsi un pochino, quindi diventa un po' colorata, oppure con un cannello come questo. Guardate. Non è bellissima? Ed ecco a voi la nostra meravigliosa zuppa inglese.